O Ulisse, che indugi a tornare, ma non rispondermi, vieni di persona. Troia, odiata dalle donne greche, di certo è abbattuta. Priamo e Troia tutta, a malapena valevano tanto. O se allora, quando con la nave si dirigeva verso Lacedemone, l'adultero fosse stato sommerso dal furore delle acque, io non sarei rimasta nel gelo di un letto vuoto, e abbandonata non mi sarei lamentata dell'interminabile trascorrere dei giorni, né mentre cercavo di ingannare il grande spazio della notte, la tela ricadente avrebbe stancato le mie mani, prive di te. L'amore è un sentimento permeato di paure angosciose. Immaginavo i troiani che stavano per scagliarsi con violenza contro di te. All'udire il nome di Ettore impallidivo sempre. Se qualcuno raccontava che Antiloco era stato vinto da Ettore, era Antiloco la causa della mia paura. Se si raccontava che il figlio di Menezio era caduto mentre indossava armi non sue, lamentavo che gli inganni potessero non avere buon esito. Alla fine, chiunque venisse sgozzato in campo acheo, il mio cuore d'innamorata diventava più freddo del ghiaccio, ma un Dio di giustizia venne in aiuto al mio casto amore. Troia è ridotta in cenere, mio marito è salvo. Le giovani spose portano doni di ringraziamento per la salvezza dei mariti, ed essi cantano i destini di Troia, vinti dai loro destini. I vecchi saggi e le fanciulle trepidanti sono in ammirazione. La sposa pende dalle labbra del marito che racconta. Il vecchio Nestore, infatti, aveva riferito ogni cosa a tuo figlio, inviato a cercarti, e lui a me. Mi raccontò di Reso e di Dolone massacrati col ferro, e come uno fosse stato colto nel sonno, l'altro con l'inganno. Hai avuto il coraggio, troppo dimentico dei tuoi, di entrare nell'accampamento dei Traci con un agguato notturno e di trucidare con l'aiuto di un solo compagno tanti guerrieri. Eri davvero prudente e ti preoccupavi anzitutto di me. Per la paura il cuore mi palpitava di continuo, finché si seppe che, vittorioso, avevi attraversato il campo alleato sui destrieri Traci. Ma che giova a me che Ilio sia stata distrutta dalle vostre braccia, che sia nuda a terra quello che prima era muro, se resto nella stessa condizione di quando Troia era ancora in piedi, e se devo sentire la mancanza dello sposo che è sempre assente. Tu, che pure sei vincitore, te ne stai lontano, e non mi è dato di sapere quale sia la causa del ritardo o in quale parte del mondo tu, crudele, te ne stia nascosto. Chiunque diriga la sua nave straniera a questi lidi riparte solo dopo che l'ho interrogato a lungo su di te, e gli viene affidata una lettera scritta di mio pugno per consegnartela se mai ti vedesse in qualche luogo. Ho mandato a Pilo, terra del vecchio Nestore, figlio di me. Da Pilo mi sono tornate notizie incerte. Ho mandato anche a Sparta, anche Sparta non sa nulla di vero. In quale terre vivi o dove indugi lontano? Non so di cosa ho paura, ma da insensata ho paura di tutto, e vasto spazio si offre alle mie angosce. Qualunque pericolo del mare e della terra sospetto che sia la causa di un ritardo così prolungato. Mentre sono in preda a sciocchi timori, tu puoi essere preso dall'amore per una straniera. Tale è l'indole vogliosa di voi uomini. Forse le racconti anche quanto è zotica tua moglie, buona soltanto a cardare la lana. Possa io ingannarmi e questo sospetto svanisca nell'aria leggera e non avvenga che tu, libero di tornare, voglia restare lontano. Il padre Icario mi spinge ad abbandonare il letto vuoto e continua a rimproverare la mia interminabile attesa. Troia è caduta, dopo 10 anni di assedio ed aspri combattimenti, ed altri 10 ne sono passati da allora, ma lui non è tornato. Dov'è Ulisse? La sua sposa, Penelope?
ancorché attraente e desiderabile tanto più quanto si mostra dolente, legata dai ricordi, costante nell'attesa, pensa al potere, al regno, ad Itaca. Lo aspetta. Lo amava il suo re. Bello solo quando parlava. Sapeva raccontare, come un antico rapsodo, ed inventare. Era uguale a lei, astuto, un po' diverso e un po' straniero. Il loro legame è stato amore, sì, ma soprattutto complicità. Quando si sente al limite della sopportazione, allora rammenta la misura, la fermezza, la sottile ironia del suo re. Sono tua, devo essere considerata tua. Io, Penelope, sarò sempre la sposa di Ulisse. Ma alla fine mio padre si lascia commuovere dalla mia devozione e dalle mie caste preghiere e modera le sue pressioni. Siamo 3, di numero, indifesi. Una donna senza forze, un vecchio, Laerte, un ragazzo, Telemaco. Quest'ultimo di recente per poco non mi è stato strappato con un tranello, mentre si preparava a recarsi a Pilo contro il volere di tutti. Vogliano gli dei, li imploro che secondo il corso naturale del destino sia lui a chiudere i miei occhi, sia lui a chiudere i tuoi. Sono con noi il custode delle mandrie, l'anziana nutrice, e come terzo il fedele guardiano dell'immondo porcile. Ma Laerte, inabile alle armi, non può mantenere il regno in mezzo ai nemici. Giungerà per Telemaco, purché sopravviva, un'età più vigorosa. Ora la sua giovinezza doveva essere protetta dall'aiuto del padre, e io non posseggo le forze per scacciare i nemici dalla reggia. Vieni tu al più presto, porto e rifugio per i tuoi. Pensa, Laerte, egli prolunga l'ultimo giorno destinato alla sua vita, perché tu possa finalmente chiudere i suoi occhi. Io, che alla tua partenza ero una giovane donna, per quanto presto tu possa tornare, di certo ti sembrerò diventata una vecchia.
Ithaca.